Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 9 e un'edizione Centauria e il modello è in scala 1:8, un modello veramente dettagliato. Vi consiglio di farlo perché è un modello stupendo. Questo modello mi è stato commissionato da un mio iscritto, Giovanni, il quale saluto e che ieri ho avuto il grandissimo piacere, grazie a lui, che mi ha raggiunto insieme alla sua compagna della vita, Nicole. Saluto anche lei, ciao Nicole. Ed è stato bellissimo pensare che da un social possa veramente nascere un incontro così, secondo me, emozionante, perché alla fine una persona che percorre più di 800 chilometri andare e tornare per incontrarmi, io, beh, scusate se è poco, non lo fanno le donne per gli uomini a momenti, no? E anche viceversa. E quindi io penso che l'amicizia sia veramente importante. È anche vero, e chiedo scusa se ho fatto questa introduzione che non riguarda prettamente il montaggio del modello, però fa parte anche di me. Ecco, io mi faccio conoscere per quello che sono, così mi piacerebbe anche che facessero le altre persone, secondo me si andrebbe molto meglio. E quindi io ringrazio questi social che permettono anche cose belle. E grazie infinite davvero ragazzi per essere venuti a trovarmi. Qui abbiamo la seconda di copertina con i numeri utili e servizi che si ripete ad ogni collezione che deciderete di intraprendere. Il modello è composto da 110 uscite. Qui abbiamo un elenco di pezzi veramente numerosi. Contateli perché oltre ai 4 sacchettini delle viti dovrete avere 15 pezzi. Controllateli bene, mi raccomando. Poi andremo a vederli nel dettaglio. Queste le fasi del montaggio. Intanto saluto anche tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a dar vita al canale. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, dico questo: ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio di un modello, mi contatti privatamente, grazie. Ricordo che questa iconica e leggendaria auto, la prima che vinse con la trazione integrale, il Rallye di Monte Carlo del 1984. Ecco qui. Allora, ragazzi, attenzione a questo montaggio, ve lo dico davvero. Ci sono 2 o 3 passaggi dove vi farò vedere e notare appunto qualcosa, e in altri invece dove dovrete veramente avere molta attenzione per evitare di creare rotture delle viti, mi raccomando. Lavoreremo tutto sul motore. Prendete anche questo, che è un pezzo che avevamo avanzato. Dico avevamo perché mi rivolgo a tutti voi come parte del canale e alle persone che stanno costruendo questo modellino. Questo pezzo, questi,
e le 4 serie di viti. Due da avvitare nella plastica, eccole qui, KP e NP, ricordatevi, la lettera finale, in questo caso P, indica il materiale sul quale la vite viene avvitata, plastica. Non confondetele, perché se inavvertitamente, per errore, andrete ad avvitare le viti per la plastica nel metallo, farete un grosso danno, perché vi si romperà immediatamente la vite all'interno. Fate attenzione. E poi abbiamo 2 serie di viti per il metallo, QM e CM. Ecco qua, vedete? Lettera finale M, metallo. E io qui, in certi punti, non in tutti, seguitemi, userò il lubrificante. Questo è l'alternatore, coperchio e alternatore. Queste sono le 2 staffe, lunga e corta, sono in metallo. Questa è la piastra superiore del motore, molto probabilmente quella che poi viene usata quando si rimuove il motore dal telaio e quindi si aggancia, e questo è il supporto. Ce ne saranno probabilmente altre 3 che monteremo in corso d'opera. Questo è il supporto della pompa dell'acqua. Se non vi dico che è in metallo e non lo specifico è perché è plastica. Il termostato, la puleggia della pompa dell'acqua, la puleggia del rinvio della pompa dell'acqua, anzi no, questa è proprio la puleggia del rinvio e basta. Questo è il supporto della puleggia rinvio, corpo della pompa dell'acqua, e poi vi farò vedere una cosa. La piastra frontale del motore. Avete visto quanti pezzi? Il raccordo, coperchio pompa dell'acqua, e anche qui, se proprio vogliamo essere precisi, bisogna fare attenzione quando andremo a montarlo. La piastrina, e basta, vi ho elencato tutto. Io adesso sposterò le istruzioni, perché se non faccio questo il telefonino mi mette a fuoco l'immagine più lontana e quella più vicina me la fa apparire sfocata. Facciamo così. Vediamo, provo con questo ingrandimento e vediamo. La prima cosa che io sono andato a farmi, ho preso una vite CM, l'ho bagnata nel lubrificante, qualsiasi lubrificante, ragazzi. Mi fate sempre domande: che lubrificante usi, che olio usi, qualsiasi. Questo vi aiuterà a non danneggiare la vite all'interno del foro quando andrete a creare il filetto. E mi sono creato questi, che saranno quelli che poi terranno insieme il blocco del motore. Fatto questo,
prendo una vite KP, prendo la staffa e mi vado a creare il filetto così, semplicemente avvitandola senza nessun tipo di lubrificante. Non ve lo dimenticate, perché non so, mi rivolgo alle persone, non è che non lo so, nel senso, non so se adesso magari molti di voi già mi diranno, Michele, ripeti sempre le stesse cose. Considerate che, e meno male, non sono sempre le stesse persone che mi guardano, ma ci sono anche persone nuove. Se andate a mettere un lubrificante all'interno della plastica, essendo questi due materiali differenti, vite e plastica, cosa succede? Che la plastica verrà idratata continuamente dal lubrificante, olio o grasso, quello che userete, e sotto la spinta continua della vite, che tende chiaramente ad allargare la plastica, spezzerete la plastica in tanti punti, ve lo garantisco. Quindi non usate plastica, non usate svitol, niente. Ok? Bene. Poi prendiamo questo pezzo e andiamo a mettere la piastrina qua. Guardate. E avvitiamo. Alla fine del montaggio restate ancora con me, perché prendo tutto quello che ho montato fino a quest'uscita, la numero 9, e poi ci salutiamo. Ecco qui, dovrete vedere il perno dorato che esce qui. E abbiamo montato il primo pezzo. Adesso prendo questo, eccolo qui, e lo vado a mettere qui. A pressione. Se vorrete, potrete mettere un goccio di colla qua dietro, dove vedete il perno. Vedete? Guardate, se sbagliate, quando sbagliate ad inserire qualcosa e avete la possibilità di vedere il perno dietro, non cercate di rimuoverlo dalla parte anteriore, ma mi basterà fare questo. Ok? Quindi reinseriamo di nuovo questo. Adesso lasciamo questa inclinazione, tanto possiamo spostarla dopo, non ci sono problemi. Fatto questo, prendiamo la pompa dell'acqua e vi faccio vedere una cosa che vedrete nelle istruzioni. Guardate questo pezzo. Questo è messo così e mi fa vedere un pezzo qua sopra. Ok? Qua, per la precisione, scusatemi, questo è messo così. Mi fa vedere un pezzo qua sopra, vedete? Non vi dovete preoccupare, perché chi ha fatto il video si è dimenticato di tagliare questa plastica, che è il punto di iniezione quando viene prodotto il pezzo. Nello stampo c'è un foro, la plastica entra qua dentro e quando aprono lo stampo tagliano il pezzo qui. Quindi mi raccomando, non lo avrete di sicuro il pezzo sopra, qui lo vedete, ma non vi preoccupate, non è che vi manca un pezzo, è che qui doveva essere tolto e non è stato tolto. La cosa che invece volevo farvi anche notare e che io apprezzo molto nel modellismo è questa, guardate. E non tutte le aziende lo fanno, anzi, io direi quasi nessuna. Vi ricordo sempre che questo è il punto di iniezione, dove viene sparato dentro, usiamo questo termine improprio, il prodotto, e una volta che viene aperto lo stampo rimane questo pezzo attaccato così, lo staccano, ma guardate cosa fa
centaurea. Vedete? Va a riprendere il colore e lo ritocca. Guardate. Voi non vedete la plastica di un altro colore, eppure sotto è nera. Lui le ritocca. Qua, guardate, se io lo gratto, qui posso farlo perché non si vede, è nero. Sotto è nero. Qui invece lo hanno tagliato e lo hanno ritoccato. Bene, io penso che questo sia veramente qualcosa che faccia piacere. Allora, poi prendiamo una vite KP . Prendiamo il pezzo così. Ecco qua. Aspettate, così. Ecco. Guardate. Addrizzate la staffa, guardate bene. Così è storta. Così è diritta. Mi raccomando, controllateli questi particolari. Alla fine fanno la differenza. Ecco qui. Poi prendiamo questo pezzo e lo andiamo a inserire qui. Però attenzione, questo è circolare, quindi in realtà qui non vi dicono come inserirlo. Però voi fate sempre attenzione. Questi sono 4 dadi e c'è un bullo, una vite passante che attraversa la pompa. Allora cosa facciamo? Dobbiamo far combaciare questi finti dadi con queste 2 linee, perché è come se ci fosse una continuità. Avete visto? Non a caso. Sono particolari, io ve li faccio notare, poi il modello vostro ci mancherebbe, fate quello che più ritenete giusto. Prendo una vite NP, ecco qui, prendo la puleggia con i fori a vista, vedete, da una parte liscia e dall'altra si vedono i fori, e la blocco. Ecco qui. Poi prendo una vite QM, la bagno nel lubrificante, io l'ho già fatto, e mi vado a creare il filetto qui. Ma attenzione, non arrivate con la vite imbattuta contro la parte metallica grigia. Fermatevi prima, considerate che c'è questo spessore. Perché vi dico questo? Ecco perché all'inizio vi ho detto attenzione, perché vi do delle informazioni importanti. Perché dovete sapere una cosa che è importantissima. Quando trovate un foro dove all'interno viene messa una vite, ad esempio questo,
Vedete che è forato dietro? Adesso io non dico che qui ci vada una vite, ma vi faccio un esempio. Mettiamo il caso che qui io devo andare a inserire una vite. Non ci sono problemi, se voi la vite la farete avvitare fino a che non arriverà in battuta, nessun problema, perché la vite attraversa il foro ed esce. Qui invece, guardate, non c'è nessun foro, è chiuso, eppure la vite è qui. Quindi cosa può succedere? Che se voi arrivate fino in fondo e non vi accorgete che la vite è arrivata contro il fondo e insistete, sono due le cose che vi possono capitare, tutte e due sono veramente spiacevoli. La prima è che vi si strappa il filetto perché continuate ad avvitare, la vite non potendo andare giù cosa fa? Strappa tutto il filetto in alto, lo porta su, come se fosse una punta di trapano. La seconda è che la vite vi si possa spezzare dentro, quindi ecco perché vi dico, controllate sempre se c'è il foro passante, altrimenti dovrete avere ancora più attenzione. Quando sentirete che diventa un po' rigido, vi fermate. Bene, ecco perché vi dico, ragazzi, iscrivetevi al canale di Michele Armonica, il canale che non si limita solo al montaggio, ma cerca di spiegare tutto quello che può servire a chi ha meno esperienza affinché non possa creare danni ai propri modelli. Se vi siete creati i filetti, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Quando sentirete il clac, avvitate. Eccolo lì. Controllate che il pezzo sia perfettamente aderente dietro. Ok, e stringete senza esagerare, non serve. Va bene così. Ok, a questo punto prendo questo, che è il termostato, e lo vado a inserire in questo foro qui. E ricordatevi sempre che se gli elementi che andate a inserire nei fori entrano con una certa resistenza, non serve incollarli, altrimenti vi consiglio di incollarli. E lo mettiamo inclinato così. Adesso ci dice di unire i due pezzi del motore. Andiamo a farlo. Rimuovo le 4 viti QM che precedentemente ho avvitato per crearmi la filettatura. Avete visto quanta cura e quanti particolari ci sono? Allora, adesso dobbiamo unirlo, ma attenzione, non dovete mai distrarvi. Quando andrete a fare questo lavoro non dimenticatevi di tutte le parti in plastica che possono essere fragili, quindi controllate dove mettete le dita e poi fate pressione. Mai avere fretta, ricordatevelo. Adesso inserisco le 4 viti e avvito. Giro il cacciavite al contrario, ricordatevelo, ma questo solo se vi siete creati i filetti. Appena sento il click o clac, come volete voi, avvito. Ecco qua. Prima le metto tutte e 4, controllo e poi stringo, non prima.
Bene, posso stringerle. Che bello, che bello. Ieri poi ho portato a Giovanni tutto quello che ho montato della sua auto ed era bello vederlo emozionato. Che gioia, che bello. Volevo anche ringraziare Paolo, grazie Paolo, perché mi ha dato con un super grazie un contributo economico per la crescita del canale. Io ti ringrazio con tutto il cuore. Lui mi segue per il Mazinga Z e Paolo stai tranquillo perché come dico da mesi ci sarà poi anche il grande Mazinga e faranno anche Goldrake, il Grandazer, vedrai, e se tutto va bene anche il Gigrobo d'acciaio. Faremo anche quello, Paolo. Ciao e grazie ancora. Poi adesso prendiamo questo. Ok? E lo mettiamo qui. Abbiamo questi due perni che vanno inseriti qui. Premete solo in corrispondenza dei perni. Ah, ricordatevi, io l'ho già fatto prima, non ve l'ho detto, ma chi mi segue lo sa, con un cacciavite un po' più grande, createvi un invito, così andate a farlo un po' conico qui e il perno non avrà problemi ad entrare nella sua sede. Ecco qua. Bene, a questo punto prendo questo pezzo qui, la piastrina, prendo questa più piccola e la vado a mettere così. Adesso vi faccio vedere. Ecco. Qui in sintesi è dove passa all'interno poi la cinghia della puleggia. Dovrebbe essere quello. O forse no, non lo so, vedremo ragazzi. Allora, poi prendiamo una vite QM. Vi ricordo che questa è quella da avvitare nel metallo, non sbagliate le viti che dovrete andare ad usare, mi raccomando. Ecco qui, io mi sono già creato il filetto qua. Ecco cosa vi volevo far notare. Attenzione ragazzi, perché qui fate danno. Vi ricordate quando vi ho detto prima, se non c'è il foro passante dietro dovete fare attenzione. Allora, quando andrete ad avvitare questa vite QM, lei arriverà a circa metà della sua corsa e poi si bloccherà. Non insistete. Se farete anche solo mezzo giro, la romperete all'interno, quindi fermatevi. Bene. A questo punto prendo il pezzo, la piastrina, eccola qui, e la vado a mettere così. Aspettate, perché qui questa è messa qui, eccola lì, in questa maniera. Voilà. Non è facile, mi devo spostare dal telefonino perché guardando attraverso il telefonino viene tutto più complicato. Dopo aver fatto questo, prendo questa, la puleggia,
e la vado a mettere qui, con la parte conica verso di voi. Questa parte con la fresatura, vedete, va verso il perno, così, e avvito. Aspettate ragazzi, perché ovviamente per gravità lei cade se non la metto perpendicolare al piano di appoggio. Ecco, così. La puleggia, questa, vi rimarrà mobile, non dovete stringere. Per il discorso che vi ho detto prima, se cercherete di bloccarla, spezzerete la vite. Ecco perché vi dico attenzione, attenzione a quello che fate. Ok? Poi prendiamo due viti QM, sempre quelle per il metallo. Ho sostituito una vite perché questa è quella che ho usato all'inizio per creare i filetti. Anzi ragazzi, prendete una terza vite QM e andate a crearvi i filetti qui. Adesso vi faccio vedere. Vi metto tutte e due le viti. Ecco qua. Lo stesso discorso vale per queste due viti. Non entreranno più di così. Quindi non cercate di farle entrare tutte. Considerate che c'è questo qua che è spesso e quindi non si muoverà poi una volta fissato. Mi raccomando, io mi fisso molto e ripeto più volte queste cose perché sono importanti. Poi se voi mandate avanti il video veloce, succede che fate danno e poi vi arrabbiate, però la colpa non è del modello. E fate così. Qui abbiamo questo foro, questo finale qua, che deve entrare con il perno qui. È molto semplice. Facciamo così. Da sopra fate entrare prima questa parte qua dietro e poi così, avete visto? E fissiamo il pezzo. Puntiamo la vite senza stringere, lo faremo dopo aver messo tutte le viti che sono necessarie per questa sessione di montaggio del pezzo. Controlliamo e stringiamo. Perfetto. Adesso prendiamo un'altra vite QM, questa,
e guardate, andiamo a metterla qui. Io vi ricordo che anche su questo pezzo qua che è metallo mi sono creato il filetto prima. Ok? Bene. Sto guardando una cosa. Sì, va bene così. Poi, guardate, loro, scusatemi la voce, loro ci fanno adesso montare l'alternatore e noi lo montiamo l'alternatore. Prendiamo le due parti, una vite KP, prendiamo la vite KP, eccola qui, sono già andato a crearmi il filetto qui, qui non vi potete sbagliare, c'è solo una possibilità di montarlo correttamente, ovviamente. Controlliamo, guardate, piccolezza, il perno, adesso vi faccio vedere. Noterete che il perno non è nient'altro che la vite passante, parliamo dell'alternatore reale, che attraversa questo e va a vitarsi di qua, ma è storta così. E allora drizziamola. Ecco, questa è la posizione corretta. Dovete montare il modellino con attenzione. Questa è la differenza tra fare il lavoro fatto bene e farlo male. Poi, guardate, nelle immagini ci dicono di montare prima l'alternatore e poi la piccola staffa. Questa, ve la faccio vedere. Io invece faccio il contrario, monto prima la piccola staffa, ecco qui, perché poi mi troverò meglio. E adesso vi faccio vedere. Questa andiamo a metterla così. Così. Non stavo inquadrando, scusatemi. Ecco. Vado a rimuovermi la vite QM che ho avvitato precedentemente per crearmi il filetto. Vi ricordo che è la vite per metallo e che questa infatti è di metallo, così come è di metallo anche questa. E la vado a fissare qua. Non stringiamola forte, lo faremo dopo aver messo l'alternatore. Adesso ci prendiamo due viti NP, perché l'alternatore è di plastica e dovremo andare a fissare le staffe, quella posteriore qui e quella anteriore qui. Quindi due viti NP. Abbiamo quasi finito anche questo montaggio e guardate, questo perno deve entrare in questo foro e l'alternatore deve entrare qua dentro. Quindi è molto semplice, guardate,
inserisco il perno, faccio scendere giù l'alternatore finché non arrivo in corrispondenza dei fori tra la staffa di metallo e l'alternatore. A questo punto metto le due viti NP, una davanti e una dietro. È un video abbastanza lungo, però in realtà avrei potuto metterci 7-8 minuti per farlo, ma non avrei dovuto spiegarvi nulla. Montavo e basta. E il mio canale non è nato per questo. Se leggete cosa ho scritto sulla home, lo vedrete. Quindi una vite qui e un'altra qui. Adesso possiamo andare a stringere, se vi ricordate, avevo lasciato questa più lenta, la QM, e la vado a stringere. Ecco qua. Mi rimangono ancora due cose da fare. Mettere questa, che è la valvola Westgate, e mettere questo. Quindi inserisco a pressione il coperchio punterie, eccolo qui, premo solo in corrispondenza dei due perni, assemblaggio perfetto. Questa, se vi ricordate, vi avevo detto che avrei dovuto incollarla e adesso lo vado subito a fare. Ve l'avevo detto nel video precedente. Come vi ho detto prima, tutto ciò che entra con una buona resistenza quando è da mettere a pressione lo lasciate senza incollarlo, diversamente incollatelo. Adesso andiamo a prendere una vite NP ed è l'ultima vite di questo montaggio. Andiamo a prendere la valvola Westgate, eccola qui, guardate, e andiamo a inserirla così. Nell'unico perno dei collettori, e qui abbiamo questa staffa che deve entrare con il suo perno all'interno del foro dedicato. Ecco qua. Fissiamo il pezzo con la vite NP e abbiamo finito il montaggio di questo fascicolo. Mamma mia ragazzi, ve lo devo far vedere da vicino questo motore perché è meraviglioso, meraviglioso, guardate. Questo pezzo vi rimane mobile, guardate, non vi preoccupate, anche la puleggia vi rimane mobile, non vi preoccupate. Qui poi ci andrà un altro pezzo che andrà a inserirsi qui, perché ci sarà tutto il sistema di cinghie e pulegge per ovviamente la ventola di raffreddamento del radiatore, per quello del radiatore dell'acqua, quindi non vi preoccupate, ma ammirate che bellezza questo contrasto di colori di questo modello. Devo dire che Centauria mi piace veramente tanto come lavora. Bene,
adesso guardate, ruota anteriore sinistra lato guida, trapezio, questo tutto in metallo, tutto metallo. Anche la pinza freni è in metallo, il disco è in plastica. Andate a vedere la modifica che ho fatto per evitare di rovinarlo, anche se non ci dobbiamo giocare, lo capisco, però. Siete pronti, eh? Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, ma che bella questa macchina! Molti dicono non mi piace il disegno, ma ragazzi, ma parliamo degli anni '80, ma questa è una meraviglia, un modello iconico. Solo in questo musetto avremo 10 LED che andranno a illuminare tutto, frecce, fari primari, gruppo fari secondari. Ma ci rendiamo conto? E aspettate che arriva anche il cofano anteriore. Eccolo qua. Il cofano anteriore con una vernice, non saprei neanche, ecco, potrei dire che sembra rifinita con l'olio, tanto che è lucida. Quello che invece sentite in sottofondo è il mio gatto tigrato di poco più di 2 anni, un tigrato arancione europeo, che si chiama Michelangelo, il mio amore. Guardate, nella Lancia Stratos, che adesso siamo arrivati al numero 59, sono 110 uscite anche per la Lancia Stratos, sempre edizione Centauria, questa fascia, questa, anzi aspettate un attimo, ve la faccio vedere. L'ho chiamata fascia ed è ovvio che è un termine improprio, errato, perché è una targa, è una targhetta meravigliosa. Guardate, questa è la Lancia Stratos, che ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1976 con Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga, e questa invece ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984. Notate, adesso faccio un ingrandimento, qui abbiamo le viti vere, mentre qui, pur essendo sempre la stessa azienda che le ha prodotte, che le sta producendo, guardate, sono, diciamo, rivetti simulati, vedete? Ecco, quello che mi piace di questa azienda è che si migliora, perché ovviamente questo è un valore aggiunto, il fatto che abbiano messo le viti. Senza contare che se uno, quando monta queste cose adesive, non sa che deve fare questo lavoro qui, vi faccio vedere. Quando si montano quelle cose adesive, bisogna renderle convesse, cioè piegarle così con le punte in giù. Se voi le mettete quando sono diritte così, loro tendono ad alzarsi sempre i bordi laterali. Dovete piegarle un po' così. Così che una volta che andrete ad attaccarle, il collante non avrà più ragione di potersi staccare, perché il metallo tenderà sempre comunque a essere piegato verso la parte del cofano e non invece poter fare questo. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene. Comunque, ecco, ho voluto farvi vedere la differenza, come ho fatto già un'altra volta, perché questo è quello che mi piace di un'azienda. Si migliora continuamente. Retine in metallo, tutto metallo, e guardate dietro.
la riproduzione della vetroresina con tutte le finte guarnizioni ad ogni battuta delle parti del motore, e qui abbiamo questa applicazione adesiva argentata che simula il paracalore dell'auto. Cosa vi devo dire, ragazzi? È un modellino, ma è un modellino meraviglioso. Quindi io vi ringrazio del vostro tempo. Lo so, è un filmato veramente molto lungo, non pensavo. Spero di non avervi annoiato. Se avete mandato avanti veloce il video, non è inutile che poi mi fate delle domande, le quali risposte sono contenute nel video stesso. Guardate il video fino alla fine. Per me sarebbe molto più semplice fare un video di 7-8 minuti, perché in un attimo faccio la correzione, perché ogni video va corretto. E un video di 50 minuti ci vogliono 3 ore a correggere. Un video di 7 minuti ci vogliono pochi minuti. Vi dico solo questo. Quindi ecco, il mio impegno è questo: cercare di darvi tutte le informazioni che vi possono essere d'aiuto. Grazie ragazzi del vostro tempo, nuovamente ve lo dico. Un abbraccio veramente a tutti voi, un saluto a tutti i vostri più cari, ci vediamo, i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video. Adesso vado a preparare anche il video dell'uscita numero 59 della Lancia Stratos. Ciao a tutti!